Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Antivigilia di Natale, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutta la community e anche a chi passa per la prima volta magari sotto questo contenuto e si iscrive attivando la campanellina. Mi raccomando, un bel like natalizio, fa piacere al sottoscritto, fa piacere anche all'algoritmo. Lista della spesa da parte di Antonio Conte in questa sessione di mercato e in quella di giugno. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e cosa ovviamente ci fanno sapere. C'è un difensore che ha voglia di Napoli, un altro che ha chiesto la cessione, qualche dichiarazione sullo stadio, perché comunque la situazione stadio la dobbiamo tenere un attimo sotto controllo, e uno sguardo alla classifica per la giornata di Serie A che poi ancora deve concludersi perché ci sono due match. Oggi partiamo dalla lista della spesa di Antonio Conte. Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Gol oggi. Conte potrebbe concedere un paio di giorni di riposo alla squadra che poi riprenderebbe ad allenarsi il 26 dicembre. Vi dico la letterina che ha scritto Conte a Babbo Natale. Spera di poter avere uno o due centrali, una mezzala di inserimento che faccia gol e per giugno vorrebbe Dorgu, Man, Bonni e un top bomber di livello europeo. Questa è una dichiarazione di Walter De Maggio che è tutto dire. Questa lista della spesa: Dorgu mi piace, Man scommessa, perché comunque stiamo parlando comunque di un calciatore che sta facendo bene sicuramente, però bisogna sempre vederlo poi in un'altra piazza, una piazza più calda, in una società che comunque gioca la Champions e ha altre ambizioni. Bonni va benissimo, a me piace il profilo per, diciamo, rinfrescare un attimo la zona offensiva. È un top bomber di livello europeo. Di chi si tratta? Vedremo poi di chi si tratterà, anche se i top bomber di livello europeo si contano sulle dita di una mano e molti costano intorno ai 100 milioni, quindi vedremo poi il Napoli fin dove si spingerà per quanto riguarda la pecunia e i soldi ovviamente che andranno spesi, ma noi lo sapevamo, lo sapeva il Napoli, lo sapevamo noi. Quando prendi un allenatore come Conte continui sempre ad alzare l'asticella ad ogni sessione di mercato. Per un difensore che ha voglia di Napoli, e ci arriviamo, c'è uno che a quanto leggiamo ha chiesto la cessione. Il Napoli è già al lavoro in vista del mercato di gennaio, la priorità si sa è il difensore centrale, a maggior ragione dopo l'infortunio occorso a Buongiorno, ma non è detto che il club azzurro non avrà bisogno di due centrali difensivi e non soltanto uno, visto che c'è un calciatore che potrebbe partire. Si tratta di Rafa Mari. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Real Madrid, che fin qui ha trovato pochissimo spazio e non ancora debuttato in Serie A, avrebbe chiesto la cessione. Sulle sue tracce c'è il Como di Fabregas, una sorta di succursale spagnola che accoglierebbe un altro iberico con molto piacere. A me va benissimo se Rafa Marin ovviamente cambia area e comincia a giocare con continuità, in prestito ovviamente. Sicuramente sarà in prestito l'operazione nel caso dovesse andare in porto, e vorrei anche poi vederlo all'opera, perché poi seguiremo il Como, seguiremo le gesta magari di Rafa Marin nella squadra di Fabregas. Tra spagnoli che al limite si capiscono meglio, al limite ce lo tira a lucido e ci troviamo un difensore per giugno, non si sa, però a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente Rafa Marin ha chiesto la cessione. Vedremo poi quanto ci sarà di vero in questa sessione di mercato di gennaio. Per un difensore che ha chiesto la cessione ce n'è uno che ha voglia di Napoli. Il difensore brasiliano Danilo è pronto a svincolarsi dalla Juventus per raggiungere Conte a Napoli. Tutte le notizie vanno nella stessa direzione. E quando diciamo vanno tutte nella stessa direzione, qualcosina di vero ci deve essere per forza. Io sarei contento di accogliere Danilo per l'esperienza, per la caratura del difensore. Abbiamo anche fatto il video per quanto riguardava poi la situazione e lo scetticismo, infortuni, affaticamenti. È comunque un personaggio che muscolarmente potrebbe tirarci qualche scherzo, però diciamo che dobbiamo aver fiducia nello staff che abbiamo a Napoli, in Conte e tutti i preparatori, eccetera, 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 per quanto riguarda la gestione di calciatori maturi, perché non sono assolutamente vecchi. Se non erro, Danilo, facemmo il video, se non erro a 33 anni, adesso non ce l'ho
ben focalizzata l'età, ma dovrebbe stare intorno ai 33 anni se non vado errato, quindi 2-3 anni ancora ad alto livello li puoi fare secondo me tranquillamente. E poi già leggerla così, una linea di difesa, Rachmani, Buongiorno, Danilo e un altro, che poi è un altro, che se Rafa Marini ha chiesto la cessione, Juan Jesus, assolutamente, non è che poi lo teniamo a Napoli un altro anno, già comincia a piacermi, ecco, una linea di difesa del genere. Se c'è il calciomercato da una parte, quindi soldi, investimenti, uscite, perché di uscite si parlerà, possiamo un attimo ritornare sulla questione Maradona sulle dichiarazioni di Manfredi. Per acquistare il Maradona il Napoli deve mettere più di 150 milioni e alla fine del percorso può ottenere la proprietà poiché anche la legge lo prevede. L'ho detto anche a De Laurentiis, se ci sono degli investimenti importanti che giustificano l'eventuale cessione in proprietà, questo è possibile. Ci vuole una valutazione dell'Agenzia delle Entrate. Maradona di proprietà del Napoli è possibile, serve un progetto da parte di un proponente. Ripeto, con De Laurentiis ne parliamo spesso, nella valutazione non rientra solo lo stadio, ma anche le aree perimetrate che dipendono dal progetto che viene messo in atto. Se non c'è la proposta, non possiamo fare la valutazione. Ci deve anche essere una convenienza economica da parte della società. Noi come Comune di Napoli facciamo il più possibile per realizzare un progetto. È sempre la stessa storia, c'è chi tira acqua al proprio mulino, ovvero il Comune, chi invece il Napoli dice no, io il progetto l'ho presentato, c'è già, altrimenti lo faccio altrove, mi sono scocciato, eccetera, eccetera. Però dobbiamo, secondo me, mettere in relazione i momenti per quanto riguarda questo calciomercato, chi hai come allenatore, quanti soldi stai spendendo, la situazione stadio, perché 150 milioni dello stadio diciamo che li puoi anche investire e concludi, presenti il progetto, eccetera, 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 però secondo me è una mia personale opinione, poi potete dirmi ciò che volete tra i commenti e ci confrontiamo ovviamente nella sezione qui sotto. Avendo un allenatore del genere con delle sessioni di mercato da rispettare per non creare poi qualche frattura, ecco, nella linea da seguire, è normale che il Napoli credo vorrebbe farlo l'investimento dei 150 milioni al limite, forse andrà pure in porto una cosa del genere, ma si sta un attimo mantenendo secondo me, perché poi devi avere moneta e cash per soddisfare le richieste dell'allenatore. Questa è la mia personale ovviamente considerazione. Ecco perché forse diciamo se ne parlava fino a poco tempo fa tutti i giorni allo stadio, allo stadio, allo stadio. Ecco perché forse è andato un attimo tra virgolette nel dimenticatoio, perché comunque le uscite in casa Napoli saranno abbastanza cospicue, per quanto ovviamente posso pensare io, perché si accontenterà sicuramente il mister nelle prossime 2 sessioni di mercato, ovviamente raccogliendo poi i frutti, la Champions e quant'altro. Per quanto riguarda ovviamente il raccogliere i frutti e la Champions League, giornata di Serie A che si deve ancora concludere oggi, Fiorentina-Udinese alle 18:30 e stasera c'è l'Inter contro il Como. Partite che mi interessano relativamente, anche se io continuo a marcare sulla situazione. Stasera l'Inter deve vincere e voi mi direte no, ma noi dobbiamo diciamo rosicchiare punti su tutte quante. Siamo d'accordissimo, però non voglio che poi restino Napoli e Atalanta con un Inter distaccata di 3-4 punti. Diciamo che è una situazione che non vorrei vivere per quanto riguarda poi il giallo fluo, meccanismi e diciamo situazioni da provinciale che penso sempre io perché sono un provinciale, non c'è niente da fare, anche se ieri nella partita che l'Atalanta ha giocato secondo me manca un cartellino rosso perché per Zaniolo ci poteva stare l'espulsione, ma alziamo le mani e non abbiamo visto niente, nessuno ha visto niente, siamo tutti d'accordo. L'Empoli ha fatto una grandissima partita, ma l'Atalanta l'ha portata comunque a casa. L'Atalanta ha un mese di gennaio molto tosto, è vero che le inseguitrici devono comunque vincerle tutte, però l'Atalanta tra Lazio, Udinese, Napoli e Juventus vedremo poi quanti punti riuscirà a fare. Speriamo che ne farà 9 su 12 e perde la partita con noi nella peggiore delle ipotesi, perché poi non vorrei
trovarmi con un doppio scontro, ecco, a favore dell'Atalanta per quanto riguarda anche l'arrivo in classifica a pari punti. È vero che arrivi a pari punti e dovresti vincere 4-0 a Bergamo, situazione difficile, difficile, però ovviamente la vittoria serve per quanto riguarda la classifica, quindi a Bergamo non vorrei perdere perché in casa gli abbiamo già regalato i 3 punti e poi sono punti che alla lunga nella classifica per quanto riguarda già la corsa Champions, senza pensare poi a chi arriva prima, a chi si porta lo scudetto a casa, sono tanta roba. Atalanta 40, il Napoli a 38, l'Inter mettiamolo a 37 che vince stasera con il Como, ovviamente, se vince, ma credo di sì. La Lazio a 34 e già va bene, tenuta a distanza di sicurezza a 4 punti, così come la Fiorentina. La Juventus a 31, la Fiorentina l'ho messa a 34, diciamo mettendo la vincitrice nella partita di oggi, poi nel caso resta a 31 se la perde. Comunque noi dobbiamo avere questo margine, secondo me, di sicurezza da quelle 3-4 squadre per non creare poi questa lotta a 4-5 squadre per 4 posti in Champions barra 5, perché c'è la lotta con questo Portogallo nelle coppe europee, si avvicina il Portogallo, si distacca, comunque siamo lì per questo quinto posto in Champions tra Serie A ovviamente e la Lega portoghese. Vedremo poi come andrà a finire a fine anno. Segue il Bologna a 28, il Milan a 26 con una partita da recuperare, così come il Bologna. L'Udinese a 20, la Roma a 19, l'Empoli a 19, il Torino a 19, Genoa a 16, Lecce, Como, Parma, Verona, Cagliari, Venezia e Monza fanalino di coda. Il Monza è esonerato, Nesta al suo posto Bocchetti, quindi dovrebbero risalire la china perché hanno preso a Guardiola. Io mi faccio una risata perché ovviamente non credo che sia un problema di Nesta. Poi mai dire mai, arriva Bocchetti sulla panchina, fa 6-7 vittorie di fila a Monza, per amor di Dio. Tutto può succedere. Detto questo, speriamo ovviamente che il Napoli riesca a tenere il passo per quanto riguarda le vittorie, cominciando dal Venezia la prossima di partita in partita. Ci sentiremo sicuramente in questi giorni, forse il 25 a Natale o forse domani con un piccolo contenuto per gli auguri al limite a ridosso di questo Natale. Io gli auguri ve li faccio comunque. Comunque adesso onde evitare che poi manchi il video degli auguri e non mi va. Saluto la mia community e ovviamente ci vediamo nel prossimo contenuto. Sempre Forza Napoli. Ciao.